Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi leggeremo di nuovo il volantino della Lidl. Questi sono gli utensili della Parkside che troveremo in vendita nella settimana compresa fra il 26 settembre e il 2 ottobre 2022. Questa volta devo dire che ci sono tanti attrezzi interessanti, quindi mettiamo il volantino sul bancone e vediamo cosa ci propongono. Iniziamo. E allora, gli articoli della Parkside li troveremo da giovedì 29 settembre nella pagina 26 del volantino, ma torniamo indietro di un paio di pagine, andiamo alla pagina 22 e da lunedì 26 settembre troviamo questa pagina con alcuni articoli per l'automobile. In alto a sinistra il primo prodotto è un'idropulitrice della Shepak, un'idropulitrice che dichiara addirittura 180 bar come pressione massima. Shepak, considerate che è un marchio che produce in realtà tanti utensili per la Parkside, ad esempio il piccolo banco sega mobile che vi ho già recensito è marchiato Shepak, così come tanti altri. È un marchio molto conosciuto nel mondo del fai da te perché produce diversi attrezzi. Comunque continuiamo a guardare, leggiamo subito la didascalia e poi le caratteristiche tecniche. Idropulitrice ad alta pressione con tubo flessibile da 5 metri. In dotazione verranno date una lancia di pulizia ed una prolunga, una bocchetta standard più una per alta pressione e una spazzola di pulizia più un serbatoio per il detergente. Effettivamente sulla carta sembra un prodotto molto interessante. Io non la conosco, non l'ho mai utilizzata, ma ha 2400 watt come potenza del motore e avrà 480 litri l'ora come portata massima. Sembra un prodotto davvero interessante. Anche il prezzo è interessante perché a questa cifra si comprano prodotti con prestazioni dichiarate un pochettino più basse. Speriamo che vada bene, che possa essere un prodotto che soddisfi insomma le esigenze per chi deve lavorare l'automobile e non solo. A fianco troviamo alcuni set di cinghie, elastici eccetera a 2,49 euro. Questa invece è una torcia, una lampada da lavoro ricaricabile che costerà 12,99 euro. Avrà una basetta di ricarica, la parte frontale con il LED orientabile in più posizioni e all'estremità di questa estensione ci sarà anche un altro piccolo LED. Avrà un flusso luminoso di 600 lumen oppure di 300 lumen regolabile, più 60 lumen per quanto riguarda la piccola lampada sulla parte frontale. Io ne possiedo un tipo molto simile, quindi sono incuriosito, probabilmente la comprerò e ve la recensirò. A fianco troviamo anche una valigetta porta attrezzi ideale da tenere in automobile, costerà 12,99 euro, avrà un carico massimo di 19 kg e le dimensioni sono 39,5 x 24 x 21,9. Da quello che si capisce da questa immagine non ci sono degli scomparti sulla parte superiore, ma c'è un divisorio che ci permette di mettere delle minuterie o comunque dei piccoli attrezzi nella parte superiore e poi sfruttare il vano nella parte interna per gli oggetti più grandi e più ingombranti. Poi abbiamo anche un telo copriauto a 14,99 euro, dei coprisedili a 6,99 euro con 3 colorazioni differenti e alcuni accessori destinati alla pulizia dell'automobile per quanto riguarda sia gli interni che i vetri, più un supporto per cellulare a 4,99 euro. Adesso torniamo agli attrezzi per il fai da te, che sono quelli che ci piacciono tantissimo. Allora troviamo il trapano a colonna che è già uscito un po' di tempo fa, l'ultima versione che hanno creato, che richiama però una delle versioni precedenti. Infatti funziona a cinghia, questo ve l'ho già recensito quindi non sarò molto dettagliato, vi lascerò però il link per poter vedere il video. Costerà 10 euro in meno, da 89 euro lo stanno proponendo a 79 euro. Su questo ci tengo a precisare che il fungo di emergenza, del quale parlo durante la recensione, e per poterlo aprire bisogna sollevare questa parte rossa in modo da sganciarlo con praticità. Però io ho detto che non trovo pratico questo fungo di emergenza in questa posizione perché per poter accendere il trapano ogni volta bisogna aprirlo, quindi sollevare il coperchio per raggiungere il tasto di accensione. Avrei preferito avere un tasto di accensione separato dal fungo di emergenza in modo da poter lavorare con più comodità. Comunque il prodotto funziona bene, sono rimasto davvero soddisfattissimo. Questo invece è un avvitatore che costerà 89 euro, ma il prezzo è giustificato, per modo di dire, dalla presenza di tantissimi accessori, di due batterie da 20 volt 2 ampere e da caricabatterie. È un avvitatore che ho già recensito, ormai diciamo che è il modello di punta della Parkside perché è il più venduto, ma viene venduto in diverse versioni, o meglio in diverse combinazioni, quindi sia singolo oppure con batterie e caricabatterie, con altri accessori in dotazione, oppure questa che è la più ricca, che all'interno ha ben 73 accessori. Se non avete necessità della valigetta con tutti questi accessori e le due batterie, effettivamente la spesa potrebbe risultare eccessiva, perché se già possediamo tutto effettivamente ci ritroveremmo con dei doppioni. Sarebbe stato comodo se avessero proposto la possibilità di acquistarlo sia singolarmente che associato ai vari accessori. Comunque più in basso troviamo delle punte di trapano che però attenzione perché non vanno bene con questo avvitatore. Il vero annesso di queste punte è SDS Plus, quindi da utilizzare con i piccoli tassellatori eccetera eccetera. Ogni set ha un numero di punte differenti, quindi gli scalpelli saranno 5
5, le punte per il muro saranno 12, invece le punte per il legno saranno 7 e avranno comunque dei diametri molto elevati. In basso troviamo altri set, quindi che riguardano punte di trapano, ma questa volta con il codolo rotondo, quindi che possiamo utilizzare tranquillamente anche con questo tipo di avvitatore. Vanno bene sia per il muro, per il legno che per il metallo. All'interno della stessa confezione troviamo dei bit, quindi degli inserti da poter utilizzare anche con l'avvitatore oppure da utilizzare a mano con una particolare impugnatura a T. A fianco troviamo un altro set con altre punte e altri inserti da utilizzare sempre con l'avvitatore. Ma c'è un altro interessante articolo, quindi la sagoma di foratura. Si tratta di un piccolo oggetto metallico dotato di diversi fori che vanno da un diametro minimo di 3 mm fino ad un massimo di 9 mm e mezzo, e si utilizza per poter fare dei fori, quindi ci aiuta a essere perfettamente perpendicolare alla superficie sulla quale dobbiamo forare. Si può utilizzare anche su superfici cilindriche, quindi se dobbiamo forare per esempio un tubo o comunque qualcosa che sia cilindrico, posizionandolo su di esso riusciremo a praticare il foro in modo che attraversi lo stesso tubo perfettamente al centro. Ancora sulla pagina successiva troviamo la smerigliatrice doppia con albero flessibile. È una piccola smerigliatrice più che altro per modellismo, che ha due tipi di mole differenti più un alberino flessibile che si può utilizzare come l'alberino della smerigliatrice a penna, quindi ci permette di fare dei lavori di precisione. Se avete intenzione di comprare una smerigliatrice doppia da banco da utilizzare in un laboratorio per fare dei lavori un po' più importanti, lasciate perdere perché ha poca potenza, quindi va bene solo per piccoli lavoretti, lucidature, oppure come in questo caso per affilare per esempio le punte degli scalpelli eccetera. A centro pagina troviamo invece la sega circolare per tagli obliqui, quindi la sega radiale, anche questa recensita, avrà pure uno sconto di 10 euro, quindi da 139 euro costerà 129 euro. Vi lascerò tutti i link delle recensioni, più delle lame di ricambio 3 pezzi a 14,99 euro, e più in basso il seghetto alternativo a corrente elettrica, versione con l'impugnatura che prevede di impugnare direttamente il corpo macchina, quindi non stiamo parlando del modello che ha il ponticello. E vi ricordo che questo tipo di seghetto alternativo ha il pulsante di accensione on off, quindi una volta premuto in avanti rimarrà acceso e per poterlo spegnere bisognerà spostarlo nuovamente indietro. In realtà diciamo è tra i meno preferiti dal mio punto di vista, perché se per caso dovesse scivolarci mentre è acceso rimarrebbe acceso. Essendo a corrente elettrica abbiamo la possibilità di staccare la spina per poterlo spegnere, quindi a differenza di quella batteria che rimarrebbe acceso sarebbe davvero pericoloso, e costerà 29,99 euro. E lo stesso giorno troveremo in vendita anche dei set di lame sia per legno, metallo eccetera. E considerate che questo seghetto alternativo, come tutti quelli della Parkside, si può utilizzare con le lame standard tipo quelle della Bosch. Nella pagina successiva troviamo qualche altro articolo, quindi il faro a LED da lavoro da 10 watt. Questo lo possiedo e lo utilizzo molto frequentemente con tanta soddisfazione perché è piccolo, compatto ed emette una buona luce. Tra l'altro è dotato di un sistema che ci permette di posizionarlo a terra come se fosse una sorta di treppiedi, e sulla parte alta abbiamo anche un gancio che ci permette di appenderlo. Costerà 19,99 euro. Lo utilizzo tantissimo sia per piccoli lavoretti fai da te, per zone poco illuminate, ma anche per il barbecue e tanto altro, quindi se lo trovate compratelo. Questo invece è un rilevatore multifunzione con laser. Su questo ragazzi sinceramente non mi sono trovato molto bene. Quindi la sua funzione di rilevatore comunque permette di rilevare strutture di supporto in legno, cavi di corrente e metalli. Sinceramente a volte ha funzionato, a volte no, e nel dubbio che possa darmi delle false indicazioni io ho preferito non utilizzarlo, quindi fare il reso. A 3,99 euro troviamo dei set di morsetti. Questi si utilizzano per mantenere fermo qualcosa oppure per incollare dei pezzi fra di loro, e avranno delle dimensioni differenti. In base alle dimensioni nel set troveremo anche un numero di pezzi differente, quindi avremo un set composto da 2 pezzi per quelli più grandi da 42 x 47 mm, 4 pezzi per quanto riguarda quelli da 70 x 69 mm e invece 6 pezzi per quanto riguarda le dimensioni 35 x 33 mm. Ancora a destra a 2,49 euro ci saranno un affilatore diamantato che serve per affilare le lame di coltelli eccetera, ma anche la piastra diamantata serve per lo stesso scopo, quindi per affilare. Addirittura c'è chi lo utilizza per rendere più lisce le lamine degli sci. Poi troviamo 1,99 euro dei set composti da diversi accessori che si utilizzano nella smerigliatrice a penna. Questi invece sono dei set di meccanica di precisione che costeranno 5,99 euro. All'interno del primo set troviamo una sorta di manico che ci permette di fissare all'estremità diverse tipologie di lame in base al tipo di taglio di lavoro che si deve fare, quindi si può utilizzare la lama specifica, e questa la possiedo addirittura marchiata Powerfix. A destra troviamo anche un altro set che invece è un cricchetto, e questo è molto comodo perché è compatto
comodo, e se dobbiamo lavorare su viti e bulloni che abbiano dimensioni ridotte effettivamente risulta comodo anche da trasportare e facile da utilizzare. Poi ci sarà un set di cacciavite composto da 8 pezzi, un set di punte per cacciavite a cricchetto, quindi è un cacciavite simile a questo che ci permette di avvitare in questo modo inserendo l'inserto nella parte frontale. C'è un selettore che ci permette di invertire il senso di rotazione per avvitare oppure per svitare, oppure in posizione centrale lo mantiene fermo, si può utilizzare come un normalissimo cacciavite. Effettivamente è comodo perché all'interno della confezione ci sono ben 115 pezzi, quindi possiamo avvitare e svitare anche viti con intaglio speciale. Insomma, secondo me ne vale assolutamente la pena. Questo invece il cacciavite è ricaricabile con selettore di coppia ed è un prodotto pure interessante, solo che in questo caso selettore di coppia non so dove sia messo. La versione che possiedo io ha una forma un po' diversa e il selettore di coppia è questa ghiera che va girata e ci permette quindi di regolare la forza. E ragazzi, io pensavo che lo avrei utilizzato poco, invece praticamente lo utilizzo, non dico quotidianamente, ma tutte le volte che ho bisogno di evitare qualcosa, che sia anche il vano batteria di un giocattolo oppure qualche apparecchiatura elettronica, o meglio ancora nel campo dell'elettricità, e mi sto trovando davvero benissimo. Quindi se lo trovate compratelo, pure perché ha gli inserti che sono omologati fino a 1000 volt e sono isolati. Insomma ragazzi, funziona bene e per me è consigliato. Però fate attenzione perché questa forma esagonale non è quella da 1/4 di pollice ed è fatto appositamente perché, dato che è destinato per un utilizzo nel campo elettrico, se si utilizzassero ad esempio degli inserti in metallo, in quel caso non sarebbero più isolati. Quindi per obbligarci a utilizzare qualcosa che sia omologato, allora hanno fatto un inserto con una forma differente. Ma se non dovete utilizzarlo in campo elettrico, comunque anche con la stampante 3D si possono realizzare degli accessori che ci permettono di sfruttarlo con i normali bit. Qua in alto troviamo delle pinze per meccanica di precisione a 3,99 €, le classiche pinzette che però hanno i becchi un pochettino più lunghi e il manico che ci permette di raggiungere distanze maggiori. Poi ci saranno anche delle corde a 5,99 € e un altro oggetto molto interessante, praticamente è un accessorio che si mette sulla parte alta delle bombolette spray e che ci permette di spruzzare utilizzandolo come se fosse, per capirci, un aerografo. Quindi premendo il pulsante rosso avremo l'erogazione del colore. Ed effettivamente io ero intenzionato ad acquistarlo, tutti quelli che ho trovato costavano circa 20 €, in questo caso 3,99 €, quindi assolutamente non deve scapparmi. A fianco ancora sconti, quindi lo scaffale in metallo con 5 ripiani che si può montare sia in colonna, quindi con i 2 pezzi sovrapposti, oppure con i 2 pezzi affiancati formando una sorta di bancone, e da 39,99 € costerà 34,99 €. Nell'ultima pagina per il super weekend, quindi dal 30 settembre fino al 2 ottobre, ci sarà, almeno nella mia città, il compressore in offerta, compressore da 24 litri col motore silenziato che costava 119 €, che costerà 99 €. Anche questo recensito, vi lascio il link nel primo commento e nella descrizione. E il volantino quindi si conclude qui, ma prima di salutarci voglio ricordarvi di iscrivervi sul mio gruppo Telegram e di seguirmi anche su Instagram. Ora non mi rimane invece che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.